Questa chiesa, sepolta per metà nella roccia, è l'unica cosa rimasta di un villaggio messicano che la mattina del 20 febbraio del 1943 fu distrutta da un'eruzione vulcanica devastante. Il vulcano Paricutin spazzò via l'intero paese, risparmiando questa chiesa che oggi sembra sorgere dalla lava. Quella mattina un nuovo vulcano iniziò a sorgere da un campo di grano e iniziò ad eruttare. L'eruzione del nuovo vulcano Paricutin durò per ben 9 lunghi anni e il villaggio sottostante di Paricutin e San Juan Parangaricutiro furono completamente ricoperti di cenere. Arrampicarsi sulla roccia vulcanica per vedere la chiesa rimasta quasi intatta dalla catastrofe è diventata un'esperienza turistica e una delle principali fonti di reddito per la regione. A differenza di Pompei, fortunatamente la violenta eruzione di Paricutin non fece vittime. Grazie alla lenta avanzata della lava, la popolazione ebbe il tempo necessario per lasciare le loro case e rifugiarsi nelle terre libere vicine, che oggi sono conosciute come Nuevo San Juan Parangaricutiro. Questo splendido paesaggio è ciò che rimane di quello che un tempo era un villaggio di pescatori. All Saints si trova a Devon, in Inghilterra, ed è la testimonianza di come un eccessivo sfruttamento delle risorse naturali può portare ad una catastrofe inimmaginabile. Nel 1891 All Saints aveva 37 case, un pub chiamato London Inn e una popolazione di 159 abitanti. L'anno prima la Marina Militare decise che il cantiere navale di Kiam, vicino a Plymouth, doveva essere ampliato, ma per portare a termine il progetto servivano centinaia di migliaia di tonnellate di sabbia e ghiaia, per cui si decise di prendere i ciottoli dalla costa situata tra All Saints e la vicina Vicence. Gli abitanti di quella cittadina, che erano preoccupati che questa operazione di scavo potesse danneggiare il loro villaggio, iniziarono a protestare, ma le loro proteste non servirono a nulla. Un'indagine stabilì che lo scavo non avrebbe portato ingenti danni né alla spiaggia e né al villaggio, per cui si decise di procedere. Nel 1900 il livello della sabbia iniziò però a scendere e durante le tempeste autunnali di quell'anno la diga usata per scavare il terreno fu addirittura spazzata via. Gli abitanti del villaggio allora presentarono una petizione in Parlamento, lamentandosi dei danni alle loro case. Nel 1901 un nuovo ispettore stabilì che se ci sarebbero state altre forti tempeste avrebbero causato seri danni e consigliò quindi di fermare i lavori. La licenza di dragaggio fu così revocata, ma troppo tardi. Nella notte del 26 gennaio del 1917 una combinazione di tempesta e alte maree provocò un maremoto e la città si trovò in fondo al mare. Miracolosamente nessun morto. Fuori dall'acqua rimase solo una casa. La casa era di proprietà di Elizabeth Pretty John, che si rifiutò di andarsene. Elizabeth visse in quella casa con i suoi polli fino alla sua morte nel 1964 all'età di circa 80 anni. La città fantasma di Consonno è ciò che resta di una frazione del comune di Olginate, in provincia di Lecco. Un eccentrico imprenditore milanese, Mario Bagno, stava costruendo strade e aeroporti in tutta Italia. Vide Consonno e pensò che la città fosse il luogo ideale per costruire una città dei balocchi, la Las Vegas della Brianza, perché Consonno era facilmente raggiungibile da Milano. Mario Bagno fece costruire una nuova strada che collegava la frazione di Consonno a Olginate e dopo aver costruito la nuova strada iniziò i lavori per la demolizione del borgo antico di Consonno. In quel periodo una parte degli abitanti stava già abbandonando il borgo a causa della crisi del settore agricolo, per cui nel paese in quel momento erano rimasti solo pochi abitanti. Successivamente i dipendenti dell'impresa Bagno abbatterono con le ruspe tutto quello che si trovavano davanti. Gli unici edifici risparmiati furono la chiesa di San Maurizio che risaliva al XIII secolo. In pochi anni a Consonno sorsero ristoranti, una balera, un albergo di lusso, un castello medievale, un trenino panoramico e il famoso minareto. Al centro del minareto c'è una torre che secondo l'imprenditore Mario Bagno tutti avrebbero ammirato e ricordato. La torre infatti ricorda un'altra famosa torre presente in quasi tutte le moschee e dalle quali il muezzin chiama i fedeli alla preghiera.
Consonno non c'era più, al suo posto era stato creato un centro divertimenti che ospitava nei propri locali grandi personaggi della musica e dello spettacolo dell'epoca per serate a tema. Sulla strada per Consonno, ad accogliere i visitatori, c'erano delle insegne con scritto "A Consonno è sempre festa", oppure "Consonno è il paese più piccolo ma il più bello del mondo". Tutte queste opere create dall'imprenditore intaccarono però l'equilibrio idrogeologico del territorio di Consonno, tanto che nel 1966 le continue piogge favorirono il movimento di masse di fango che portarono ad una prima frana che fece crollare proprio la strada creata da Mario Bagno. L'imprenditore riparò la strada, ma nel 1976 una seconda frana distrusse di nuovo la stessa strada, decretando così la fine della città dei balocchi. Oggi Consonno è una città fantasma. È in uno stato di abbandono e degrado. Molti degli edifici rimasti sono pericolanti ed è sconsigliato l'accesso per motivi di sicurezza. Ordos Cambashi si trova in Cina ed è una delle più grandi città fantasma del mondo. All'inizio degli anni 2000, delle compagnie minerarie private avevano ottenuto i diritti per scavare i giacimenti vicino a Ordos. Ordos infatti si trova su un sesto delle riserve di carbone della Cina. L'afflusso di nuovi affari ha generato moltissime entrate fiscali che a seguito del boom dell'estrazione del carbone portarono il governo locale ad investire sempre più denaro anche nello sviluppo urbano. Il progetto era di creare un nuovo epicentro di cultura, di economia e di politica destinato ad accogliere 1 milione di persone. Ordos New Town, conosciuta anche come Kangbashi, è una città futuristica che si trova nel bel mezzo degli aridi deserti della Mongolia interna. La città sembra uscita da un film di fantascienza. È un enorme progetto di architettura astratta con enormi edifici residenziali, impianti sportivi all'avanguardia, circondati dal deserto. Ma nel 2010, a progetto ultimato, la sua posizione isolata e le elevate tasse sulla proprietà hanno impedito alle persone di trasferirsi a Ordos. Oggi solo 1/10 della popolazione prevista si è trasferita a Ordos Kangbashi e mentre tutto il mondo la considera oggi una città fantasma abbandonata a causa di un ambizioso progetto fallito, la Cina la considera invece una città ancora in via di sviluppo. Petra è una città perduta unica al mondo che si trova a Wadi Musa in Giordania. È famosa perché è situata nel profondo canyon nell'isolamento di Wadi Musa ed è letteralmente scavata nelle montagne polverose di colore rosa. Per questo motivo è anche conosciuta come la città rosa rossa. È stata costruita intorno al 312 a.C. ed era la capitale del regno dei Nabatei, antichi arabi nomadi. Attorno al 363 ci furono una serie di gravi terremoti che distrussero metà della città, mentre la maggior parte dei suoi antichi tesori fu saccheggiata. Petra fu poi abbandonata alla fine del periodo bizantino. Nonostante siano trascorsi moltissimi anni dalla sua costruzione, Petra è stata scoperta solo di recente, nel 1812, da un esploratore svizzero, Johann Ludwig Burckhardt, che la trovò sotto antichi strati di sabbia. Petra, dal termine Petros, che significa appunto roccia, dal 1985 è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Nella città si trovano più di 500 edifici, tra tombe e mausolei, accanto alle meravigliose colonne del tesoro e all'enorme monastero. Ashima è una piccolissima isola situata a Nagasaki, in Giappone. L'isola è stata popolata dal 1887 al 1974, quando in Giappone ci fu una rapida industrializzazione che portò alla creazione dell'isola di Ashima come impianto di estrazione di carbone. Il gruppo Mitsubishi acquistò l'isola e costruì un grande condominio di 7 piani in cemento armato per accogliere i minatori e le loro famiglie. Furono poi costruite una scuola, un asilo nido, un ospedale, un municipio, un centro comunitario, un clubhouse, un cinema, un bagno comune, una piscina, negozi e furono creati dei giardini sui tetti. Durante l'industrializzazione l'isola ha ospitato migliaia di persone, raggiungendo un picco di popolazione di circa 5.000 abitanti nel 1959. Quando però negli anni 60 il petrolio ha sostituito il carbone, l'estrazione del carbone diminuì e le operazioni presso l'isola cessarono, portando le persone a lasciare l'isola e ad abbandonarla al suo destino.
L'isola rimase abbandonata per 30 anni. È solo negli anni 2000 che sull'isola di Ashima si riaccesero i riflettori. Grazie alle sue rovine storiche, infatti, l'isola è diventata negli anni un'attrazione turistica. Kolmanskop è una città fantasma che si trova nel deserto costiero di Namib, nel sud della Repubblica della Namibia, in Africa. La città prende il nome da un autista, Johnny Coleman, nella lingua locale Kolmanskop, che durante una tempesta di sabbia abbandonò il suo carro trainato dai buoi proprio di fronte al sito. La Namibia, dal 1884 al 1915, era una colonia dell'impero tedesco e nell'area dove oggi si trova Kolmanskop lavorarono dei ricercatori tedeschi. Nel 1908 l'operaio namibiano Zacharias Lewala trovò nel sito un diamante. I minatori tedeschi, rendendosi conto che l'insediamento era pieno di diamanti, iniziarono quindi l'estrazione. Spinti dall'enorme ricchezza guadagnata dai primi minatori di diamanti, la popolazione locale costruì attorno a quell'area un villaggio sul modello di una città tedesca. Kolmanskop, sebbene molto piccola, ospitava un ospedale, una sala da ballo, una centrale elettrica, una scuola, una pista di bowling, un teatro, un palazzetto dello sport, un casinò, una fabbrica del ghiaccio, una stazione di raggi X e nonché il primo tram dell'Africa. Quando però durante la Prima Guerra Mondiale il giacimento di diamanti iniziò ad esaurirsi, gli abitanti iniziarono gradualmente a lasciare la città. Il definitivo abbandono arrivò quando nel 1928 furono scoperti altri giacimenti ricchi di diamanti più a sud della Namibia che portarono le persone a trasferirsi verso il sud e ad abbandonare Kolmanskop. Bannock è una città fantasma situata in Montana, negli Stati Uniti. Nel 1862 si è scoperto che il sito conteneva grandi quantità d'oro. Grazie a questa scoperta, gli americani costruirono attorno all'area una città mineraria a cui diedero il nome di Bannock Indians. Bannock è stata abitata fino agli anni 30. Nel suo massimo splendore aveva una popolazione di circa 3.000 abitanti. Dopo gli anni 30 la città venne però progressivamente abbandonata. L'ultimo residente infatti risale al 1970. Nella città sono stati costruiti 3 alberghi, 3 panifici, 3 negozi di fabbri, 2 stalle, 2 mercati delle carni, un emporio, un ristorante, una birreria, una sala biliardo e 4 saloon. A differenza di altre città fantasma, gli edifici di Bannock sono ancora tutti intatti e si può visitare in sicurezza tutto il sito. La città murata di Sukhothai si trova in Thailandia e racchiude le rovine dell'antica capitale del regno di Sukhothai, un posto magico formato da numerosi templi costruiti per rispettare l'antico ordine religioso e mantenere il contatto con Ma, Naga e Meru, rispettivamente l'acqua, il serpente e la montagna sacra. Sukhothai in lingua thailandese vuol dire alba della felicità. La città è diventata uno dei luoghi antichi più visitati della Thailandia, tanto che oggi è stata nominata parco storico ed è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Secondo la leggenda, la città fu fondata intorno al 500 d.C. dal figlio del lampo, che nacque da una relazione tra un uomo e una mitica principessa Naya. Per un breve periodo, tra il 1238 e il 1376, Sukhothai fu anche la capitale politica ed amministrativa del regno del Siam, il nome con cui era conosciuta la Thailandia prima del 1939. Nel 1767, quando le armate birmane invasero la Thailandia, anche Sukhothai soffrì delle devastazioni degli invasori e gli abitanti abbandonarono la città. Nel suo massimo splendore aveva 40 templi su una superficie di 70 metri quadri. Al centro c'era la città reale murata, protetta da bastioni e canali d'acqua. Oggi sono rimasti solo 35 strutture. Nel cuore del complesso si trova il Palazzo Reale, che è circondato da una fossa ed è composto dalla residenza reale e dal santuario che ospita il chiedi principale a forma di un loto chiuso, al cui interno si trova la statua del Buddha. Pripyat è una città abbandonata a nord dell'Ucraina, vicino al confine con la Bielorussia. La città è stata fondata nel 1970 come la nona Atomgrad, una tipologia di città chiusa dell'Unione Sovietica al servizio della vicina centrale nucleare di Chernobyl.
Nel tempo aveva raggiunto una popolazione di circa 49.000 abitanti, ma dopo il disastro di Chernobyl che tutti conosciamo, fu evacuata nel pomeriggio del 27 aprile del 1986 e gli abitanti di Pripyat furono trasferiti nella città costruita appositamente per loro di Slavutich. Una piccola curiosità degna di nota, vista la guerra devastante che sta subendo l'Ucraina: anche la città di Pripyat è stata occupata dai russi dopo diverse ore di pesanti combattimenti negli stessi giorni in cui l'esercito russo ha invaso anche la centrale nucleare di Chernobyl. Il 31 marzo del 2022 le forze russe si sono ritirate dallo stabilimento e da altre città vicine a Kiev e il 3 aprile del 2022 le truppe ucraine hanno ripreso il controllo di Pripyat.